Ciao a tutti amici, sono qui con il modal Argon 8 per Argon 8X, Argon 8 per, insomma, perché sono 8 voci. È una tastiera wavetable, quindi abbiamo a disposizione delle forme d'onda con cui lavorare e delle fonti, diciamo, queste wave che ci mettono a disposizione una serie di opzioni veramente. Allora, ci ho giocato un po' prima. La prima sensazione, parlo chiaramente subito a livello sonoro come sempre, è veramente bella, cioè nel senso che... Questo è il primo preset che incontrate e subito si sente questa caratteristica molto moderna, però che nello stesso tempo strizza l'occhio anche un po' a un mondo anche di un certo periodo, perché mette insieme tutta una serie di cose. Adesso volevo un attimo farvi entrare in quelle che sono le caratteristiche, partendo da una cosa e scarnificandola un po', diciamo, arrivando un po' alla radice. Allora, adesso abbiamo questa onda, dall'altra parte abbiamo questa, così le possiamo miscelare. Chiaramente adesso io ho, come dire, un mix tra i due oscillatori. Graficamente immediatamente si vede questa forma geometrica che permette di capire quanto di uno e dell'altro noi stiamo utilizzando. Questa è una. Questo è l'altro oscillatore. Così li sto mescolando. Questo è un tuning
di una e dell'altra, e poi in mezzo chiaramente premendo Shift si accendono tutti i parametri che sono di un altro colore sulla tastiera, in questo caso il fine tuning. Si raggiunge con lo Shift. Senza Shift abbiamo il tuning proprio per semitoni. Possiamo mescolare le due onde. Con lo Shift abbiamo anche il portamento. Il cutoff è qui, c'è un bel pillolone per il cutoff, e insomma abbiamo tutto, abbiamo la DSR per il filtro, per l'amplificatore, per la modulazione, abbiamo l'LFO, tutto quello che serve. Possiamo fare, da quello che poi mi sono reso conto suonando, possiamo fare dei routing molto interessanti per arrivare a creare delle situazioni sonore tra quello e gli effetti veramente interessanti. Ora abbiamo anche la distorsione qui. Se io isolo questo oscillatore, premendo Shift vado nei banchi. Allora, ci sono vari banchi tipo Virtual Analog e passo da una sinusoide, passando per le altre possibilità, fino a un dente di sega, passando per una quadra, una triangolare, e ho questo morphing. Stessa cosa la posso fare, quindi io mi posso trovare, unire questo mixandolo, resonance, cutoff. Qui ho le opzioni delle ottave, del traspose, e poi con lo Shift invece poly piuttosto che mono. Insomma, tutto praticamente dipende da se abbiamo premuto o non abbiamo premuto lo Shift. C'è l'arpeggiatore. Scelgo il tempo, vedo il tempo che sto utilizzando. Ho le varie articolazioni, premendo Shift posso l'arpeggiatore è molto complesso, come avete sentito ci stavo giocando un po', le opportunità sono davvero tante, e chiaramente poi vabbè, abbiamo chiaramente sempre premendo lo Shift abbiamo adesso, scusate, togliere lo Shift e spegnere l'arpeggiatore. Diciamo che questa questione degli Shift o meno bisogna farci un po' l'abitudine, ma insomma dopo un po' si prende confidenza probabilmente. Questa è la unisono. Scelgo un altro banco. Qui abbiamo il cutoff, la resonance è un morph. Bellissimo. Le opportunità sono infinite praticamente, veramente bellissimo, cioè vastissimo. Ecco, bisogna abituarsi tantissimo al fatto che prima di sentire un suono bisogna premere una volta scelto, ecco. Con lo Shift si scelgono i banchi, quindi banco da 0 a 100, da 100 a 200 e questo per ogni banco. Ripremendolo bisogna ricordarsi, come dicevo, di premere una volta che si sceglie il preset.
sono 3 effetti. Con 8 voci si possono creare anche queste cose, no? Molto interessanti, molto belle, molto suggestive. La tastiera è molto bella, E queste sono le cose che si possono creare giocando sulla resonance e sul modo. Il problema è un po', diciamo, che la navigazione per la scelta dei suoni non è velocissima, ecco. Comunque devo dire che Modal fa delle cose veramente molto molto belle. Questo è un piano. Poi per quanto mi riguarda, se fosse stato al contrario sarebbe stato meglio, ma... Sì, ogni volta che si tocca un parametro, lui, il display si muove su quel parametro, di conseguenza poi bisogna sempre tornare indietro. Insomma, questa cosa qua è un po' macchinosa, devo essere sincero. Però poi... Ricordiamoci che per ogni suono, chiaramente il mix fra i due oscillatori molto spesso è solo l'oscillatore che si sta utilizzando è uno solo. Muovendoci possiamo trovare l'altra opzione, diciamo. Qui sta utilizzando tutti e tre gli effetti, un delay, un reverbero e un flanger. Così scelgo, diciamo che con questi tre tasti scelgo su quale effetto lavorare e qui ho i parametri, chiaramente sempre con l'opzione shift per i parametri sottostanti.
bellissimo andare a cercare la radice, no? Di questi suoni utilizzando gli oscillatori. Si dà un senso anche a quello che accade all'interno. Ripeto, a parte alcune cose che sono un po' macchinose per via della quantità di proprio di controlli che abbiamo a disposizione. A parte quello, quell'aspetto al quale bisogna fare un po' l'abitudine, per il resto è tutto abbastanza intuitivo, è un sintetizzatore, però è molto moderno, molto attuale, e tutto questo sound design che è stato fatto che permette questo tipo di sound, a parte il classico suono un po' da wavetable, quello che contraddistingue questi strumenti, ma c'è anche proprio una complessità. Per la quale poi ci si trova ad andare a curiosare per capire con che cosa è stato ottenuto questo suono, muovendo l'onda in questo morphing e miscelando i suoni si può fare veramente è veramente molto molto interessante, molto moderna e molto interessante. Perché poi anche quando si cerca di accedere a un mondo più tradizionale, comunque si trova il modo. Questi suoni potentissimi. Vedete? Dicevo quando si vuole cercare qualcosa di un po' più tradizionale lo si può fare. Le possibilità sono veramente molto molto ampie. Poi diciamo che le 8 voci con una wavetable che quindi dà l'opportunità di andare a pescare un sacco di sfumature differenti, proprio anche a livello sonoro, avere una gamma molto ampia di suoni, anche metallici, anche che richiamino strumenti con un attacco più definito, e quindi creare queste atmosfere che poi sono in questi preset. Si passa da queste cose a queste. Questo è fatto da questi due suoni, molto semplice, però è magico. Perché suona in modo bello, musicale questo synth.
Tastiera è bella, piacevole, all'aftertouch, e quindi insomma ci sono tutte le possibilità classiche dell'aftertouch. Questa potenza qua viene fuori anche solo, ripeto, con uno oscillatore, giocando con i due oscillatori. Insomma, è interessante, è un gran bel viaggio, devo dire, cioè, nel senso, ripeto, l'unica cosa macchinosa è questa, ogni volta ci si ritrova a non capire più dove... Bella, 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 bel viaggio, insomma. Io devo ringraziare prima di tutto St. Cloud che mi ospita qui, Daniele, Alex, adesso andiamo pure a mangiare, come dico sempre tutte le volte andiamo a mangiare. E anche, oggi ho mangiato anche con Donato, che saluto, i ragazzi di Musical Store 2005 che mi hanno dato l'opportunità di provare questo Argon 8x. Io adesso, come succede quando faccio i video per Musical Store 2005, metterò il link in descrizione di questo prodotto se vi interessa l'acquisto. Chiaramente se passate per quel link date una mano anche al mio canale. E tutto qua, io vi ringrazio, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie e tutte anche le mie cose, le mie canzoni, i miei libri, tutto il mio mondo se vi interessa. E quindi insomma un viaggio assurdo, ve lo garantisco. Argon 8x, entrandoci dentro si fanno dei viaggi veramente interessanti, e si va dal super classico fino al futuro, quindi veramente bellissimo lavoro di Modal, come del resto Cobalt che avevo provato. Un abbraccio a tutti, ci vediamo sabato prossimo, ciao ciao.